L'Esorcista di William Friedkin è un capolavoro del cinema e una delle pietre miliari del genere horror. È uscito nel 1973 in una versione che viene definita versione cinematografica della durata di 2 ore circa, e nel 2000 è uscita la versione integrale o director's cut, che dir si voglia, che ha circa 10 minuti in più di girato. Quale versione vedere? Questa è proprio una bella domanda. La versione che ha dato la fama internazionale al film, oppure la director's cut che contiene delle sequenze aggiuntive? Analizziamo quali sono le integrazioni principali presenti nella director's cut. La prima è la celebre camminata a ragno, detta spider walk in inglese, nella quale Regan, indemoniata, scende le scale camminando come un ragno. E questa è una scena davvero molto inquietante, che, pensate un po', nonostante sia celeberrima, non era presente nella versione originale. Per quale motivo? Perché gli effetti speciali non erano riusciti a nascondere del tutto alcuni fili che reggevano la contorsionista che interpretava la ragazzina in quella scena. Però successivamente con la grafica digitale si è riuscito a nascondere questi fili, e per cui la scena è stata inclusa nella versione integrale. E secondo me ha ragion veduta, perché è davvero una scena iconica, delle più rappresentative. Un'altra integrazione, secondo me molto rilevante, è il dialogo tra padre Karras e padre Merrin durante una pausa dall'esorcismo finale. Siedono sulle scale i due sacerdoti e padre Karras chiede: perché proprio questa ragazzina? Non ha alcun senso. E Merrin risponde: vuole condurci a disperare, a vederci brutti e bestiali, a scartare la possibilità che Dio ci ami. Ecco, questo a mio giudizio è un dialogo fondamentale per il film, per il senso del film, il senso del male, del diavolo, dell'esorcismo, insomma, una integrazione più che necessaria, direi fondamentale. Sul finale del film ci sono due integrazioni molto importanti nella versione integrale. La prima è quando la madre e la figlia, insomma Chris e Regan, salgono in auto per tornare a Los Angeles, ma scorgono padre Dyer, che era un amico di padre Karras. Lo chiamano e Chris gli dà la collanina di San Giuseppe che apparteneva a padre Karras, che era caduta ed era rimasta nella stanza della bambina durante l'esorcismo. Qui si ferma la versione cinematografica. Nella versione integrale invece padre Dyer dice alla madre che è meglio se la tengono loro quella collanina. E questo che cosa significa? Che la vita continua anche dopo un evento così drammatico e tragico come quello della possessione, ma non continua come se nulla fosse accaduto. E quindi sembra quasi che padre Dyer dica, almeno io lo interpreto così: questa esperienza terribile vi ha lasciato qualcosa, cioè non è che ne uscite e siete di nuovo come prima, ecco, ne uscite, se vogliamo, forse anche arricchite, ecco. L'altra scena che è presente solo nella versione integrale è proprio il finale, nel quale padre Dyer cammina, si avvicina alla scalinata al termine della quale era caduto padre Karras, dove aveva trovato la morte, e guarda in basso. Ecco, qui finisce la versione cinematografica. Nella versione integrale invece padre Dyer continua a camminare e incontra il tenente Kinderman, e lì inizia un'amicizia tra loro due in un breve dialogo. Questo finale, che è più positivo e distensivo, mi sembra anche richiamare quasi le parole di Gesù, che dice: dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Adesso, senza voler esagerare comunque nell'intento, è chiaro che questo finale sembra che voglia comunicare come lo stare insieme, il prendere in mano un rapporto, un'amicizia, aprirsi a una nuova amicizia che nasce, sia un modo anche per andare avanti, superare il male del mondo e vivere la fede, perché se ricordiamo bene il tenente Kinderman era uno molto, molto curioso da questo punto di vista, ci teneva ad essere amico di padre Karras e ora ci tiene ad essere amico di padre Dyer. Quindi, al termine di tutti questi discorsi, io consiglio vivamente la versione integrale, perché dal mio punto di vista è proprio superiore alla versione cinematografica,
ed è anche più aderente al libro, al bellissimo romanzo di William Peter Blatty, che io vi consiglio di leggere e ho anche recensito. Più vi lascio sotto il link a un sito dove fanno vedere a confronto la versione integrale e la versione cinematografica, e lì trovate proprio tutte le differenze che ci sono tra le due versioni.